Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti a parlare di Salernitana-Fiorentina e Juventus-Lecce, due partite divertentissime da guardare. Salernitana-Fiorentina ci avrei messo la mano sul fuoco che sarebbe stata una partita piacevole da guardare. Su Juventus-Lecce non ne avevo la certezza, però abbiamo visto una Juve un tantino diversa dalle ultime uscite, più offensiva, una Juve che ha fatto più tiri in porta, secondo me ha fatto più tiri ieri che nelle ultime tre uscite, quindi è stata una partita divertente anche Juventus-Lecce. Ma parliamo dei due match, cominceremo con Salernitana-Fiorentina e andremo a finire con Juventus-Lecce, perché la Salernitana non ha deluso le aspettative dopo l'1-1 con il Napoli e tutta la serie di risultati positivi. Credo che con il pareggio di ieri sono 10 risultati utili consecutivi, quindi parlano da sole le prestazioni, parlano da soli i risultati, perché comunque sono arrivati col Bologna contro il Milan, lo stesso Napoli ieri con la Fiorentina non era una partita semplice, e la Salernitana che ha trovato nel bomber Dia, secondo me, il terminale offensivo per quanto riguarda il gioco di Paolo Sosa, che riesce ad essere camaleontico sia in contropiede sia in fase difensiva. Vedi una Salernitana completamente organizzata nella doppia fase, che a livello difensivo sa perfettamente dove mettersi e dove schierarsi in base all'avversario, e in contropiede riesce ad essere quasi letale se gli dai 2-3 metri e perdi un pallone a centrocampo. La Salernitana può farti del male. Poi Dia è in un momento di grazia dopo il gol a Napoli e la tripletta ieri con un calcio di rigore sacrosanto che ci stava, porta il pallone a casa. Però la Fiorentina non muore mai, è una Fiorentina che gioca sempre a viso aperto, non si chiude mai. Al di là che poi prendi il gol, riesce sempre a recuperarlo, riesce a fare la prestazione. Grande calcio. Quindi è stata una partita bellissima da vedere. Sono le partite che piacciono a me, sono quelle partite con occasioni da una parte e dall'altra, e io sono sempre stato dell'opinione che se devi perdere, scusate, una partita con un gol di scarto, meglio perderla 8-7, 9-8, 5-4, 4-3, che un 1-0 striminzito, chiudendoti dietro e facendo tatticismi che vanno ad influire sulla spettacolarità di un match. La Juventus dal canto suo ha fatto la partita decisamente meglio delle ultime uscite, dobbiamo dirlo, ma il Lecce ha dato filo da torcere soprattutto nel secondo tempo, perché ci sono stati 20 minuti della ripresa dove il Lecce ha messo sotto la Juventus cercando di agguantare il pareggio, ha accorciato le misure ma non è riuscito a portare il punto a casa, anche se dividiamo la partita tra i due tempi il Lecce avrebbe meritato un punticino per ciò che ha espresso in campo, per la voglia che i calciatori hanno messo nel voler acciuffare il pareggio, per il gioco espresso. Ma il Lecce non è da ieri che gioca bene, lo sta facendo da inizio campionato. Poi al di là che i risultati arrivino o meno, i punti li porti a casa o meno, ha un'identità di gioco, ha tantissima voglia di restare in Serie A, lo si è visto anche ieri. E poi il primo gol, almeno il primo gol, la punizione di Paredes, forse non era irresistibile. C'è un piccolo errore del portiere del Lecce, se vogliamo metterla così, ma non voglio crocifiggerlo perché il tiro era angolato, forse non l'ha vista partire, l'ha vista tardi, però il tiro non era irresistibile. Detto questo, la Juve si porta comunque a 63, se non sbaglio 63 punti troviamo la Juve e la Lazio subito sopra. Sì, una Juventus a 63 punti e una Lazio a 64, anche se si deve vedere questi 15 punti, non 15 punti, però è una zona alta della classifica che fa pensare a chi andrà in Champions. Non si sa, non si sa chi andrà in Champions, e tantomeno bisogna anche vedere chi vincerà poi
questa Europa League, la Champions League, perché l'Europa League ti porta in Champions diretti, poi chi non si qualifica va a finire che lascia il posto ad una Roma o ad una Juve che vincono l'Europa League, al limite non arrivi tra le prime quattro, però la conquisti così, quindi possiamo anche avere 5 squadre in Champions l'anno prossimo. Mai dire mai, sarebbe veramente un traguardo affascinante per il calcio italiano. Nella zona retrocessione ovviamente il Lecce doveva vincere perché la classifica si è accorciata anche in zona retrocessione. Il Verone a 27, lo Spezia a 27, il Lecce a 31. Deve giocare l'Empoli stasera col Bologna che non credo avrà vita facile, sicuramente. Però 27 e 31 sono 4 punti, non è una cosa semplice. Verona, Spezia e Lecce per il terzultimo posto, sì. La Cremonese ce l'avrei messa se la Cremonese avesse vinto ieri contro il Milan. È andata in vantaggio ma è stata recuperata. Quindi da 24 è ripassata a 21. 6 punti diventano forse tanti per 5 partite ancora da giocare. Però non è detta l'ultima parola. Fin quando la matematica non ti condanna, io sono sempre dell'opinione che devi comunque dire la tua e cercare di portare a casa quanti più punti possibili. Poi alla fine si tirano le somme. Questo era quanto per queste due partite. Un applauso alla Salernitana per l'ennesima prestazione convincente contro una squadra difficilissima da affrontare. Sarà all'avversario del Napoli alla prossima partita di domenica, quindi la Fiorentina sta facendo bene, ha fatto bene in Europa, sta facendo un grandissimo campionato, soprattutto nel girone di ritorno. Ed era una partita complicata. Sosa si rivela ancora una volta un grandissimo allenatore con un grandissimo modulo ordinato e camaleontico in base all'avversario che affronta. Sì. Questa era l'analisi di queste due partite, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Stasera andremo live per Udinese Napoli. Non mancate. Ciao.